Bentornati amici, Sam Biseraf qui. Alla fine ho fatto questa pazzia. Dopo 2 anni a non cedere, a perdurare, l'ho fatto. Ho comprato una tastiera meccanica e fortunatamente l'ho trovata a metà del suo prezzo, quindi è stato un acquisto niente male. Comunque sono convinto che per una tastiera è comunque un prezzo abbastanza eccessivo. Di cosa stiamo parlando? Di una Cooler Master Mastercase Pro L, in questo caso una tastiera appunto con switch meccanici, abbiamo detto, Cherry MX Brown, come è indicato dall'adesivo qui, e con il layout della tastiera italiano. Andiamo quindi a vedere un pochettino dietro che cosa dice. Illuminazione brillante, va bene, molteplici livelli di illuminazione, switch Cherry MX, macro on the fly e profile support. Cosa vuol dire? Che si potranno registrare delle macro sia direttamente sulla tastiera ma anche tramite un software che sarà possibile scaricare appunto dal sito di Cooler Master. 100% anti-ghosting, ovvero che a qualsiasi pressione sia rilevata correttamente indipendentemente da quanti altri tasti siano premuti, e un cavo staccabile appunto USB e micro USB collegabile con il computer. Andiamo quindi ad aprire la confezione. Mannaggia a me che qua non ho il taglierino, ci mette una vita. Vediamo, ecco qua, ci siamo. Vediamo cosa c'è all'interno, vediamo. Allora, abbiamo, mi pare, qui esattamente abbiamo il cavo, appunto. Andiamo a vedere. Questo è per togliere i keycaps, ok, e qui il cavo appunto telato, USB e micro USB. All'interno qui vediamo se c'è qualcos'altro, ma non credo. No, qui non c'è nient'altro. Poi qui abbiamo, vediamo un pochettino, questo volantino che sarà un breve manuale di istruzioni o comunque magari della garanzia. Appunto ci spiega come usare la tastiera, ovvero le varie combinazioni di tasti. Dopo andremo a vederla con maggiore attenzione. E adesso andiamo a vedere questa qui. Pesa un pochettino, mi pare che pesi quasi intorno ai 2 kg arrotondato per eccesso, diciamo. Questa è la tastiera. La cosa che mi piace è che è appunto classica, non è un po' come si direbbe un po' una tamarrata, ma è molto elegante, devo dire. Quindi abbiamo detto Cherry MX Brown, layout Tita, possibile registrare le macro direttamente appunto sulla tastiera oppure tramite software. Infatti avremo qui, oltre ai soliti tasti presenti sulla tastiera, avremo la possibilità tramite appunto il tasto Fn di scegliere le varie colorazioni e intensità di colore. Il repeat rate, possibile scegliere 1x, 2x, 4x, 8x, tasto Windows, l'intensità dei LED, possibile registrare macro appunto o anche cancellare macro, e questo indica appunto quando stiamo registrando macro se è registrabile singolarmente, infinito o in modo continuo. Qui abbiamo i soliti tasti, diciamo, multimediali, play, pausa, mandare avanti, mandare indietro, alzare il volume, abbassare il volume, i soliti tasti, diciamo. L'ho presa appunto non tanky-less, quindi con anche il tastierino numerico, perché sono abituato a questo tipo di tastiera e sono comodo con questo, e la possibilità appunto tra scegliere i vari 4 profili. Andiamo a leggere velocemente cosa dice il volantino, cosa ci dice. Allora, ci dice appunto la possibilità di diverse colori, per esempio la combinazione Fn più ESC ci porterà al profilo standard della tastiera, mentre sarà sempre Fn più appunto i tasti qui sopra, Fn red, green e blu. Potremo scegliere appunto tra le diverse intensità di colori, avremo un totale di 9 intensità.
mentre Fn più F4 avremo, scegliamo la modalità di illuminazione LED. Ci sono diverse modalità, come per esempio Wave, Cross e così via. Si può giocare anche a Snake, imbarazzante, però va bene. Come ho detto prima, Fn e da F5 a F8 abbiamo le modalità di ripetizione, quindi 1x, 2x, 4x e 8x. Fn più F9 abbiamo il blocco delle finestre, quindi se magari credo stiamo giocando non andrà a attivare, non verremo disturbati, diciamo. Fn più F10 avremo registra l'illuminazione LED, mentre F11 e F12 avremo uno registrerà il profilo macro e uno le cancellerà. Mentre come detto prima, appunto sullo stampa avremo la singola macro, ripeti macro e il tasto pausa macro all'infinito. Poi avremo, come detto, i vari profili e i tasti multimediali. La tastiera, come vedete, si presenta molto compatta. Andiamo a girarla, con ovviamente questi per andare a modificare il livello di altezza della tastiera, e qui dove andremo a inserire appunto il cavo micro USB, molto comodo, diciamo. Ecco qui. Bene, detto questo, ora farò un po' di prove e continuiamo a vedere qualche illuminazione, vediamo, dai. Ecco qui, abbiamo collegato la tastiera al computer e si presenta tutto spento, ovviamente. Se premiamo il pulsante del tastierino numerico rimarrà acceso, e la stessa cosa vale per il pulsante del maiuscolo, per indicarci appunto che questi due sono attivati. Allora, poi per cambiare modalità di illuminazione bisogna premere Fn più F4 e si passerà appunto tra le varie modalità. All'inizio appunto c'è la modalità statica, al momento sono tutti bianchi perché i tre colori sono al massimo della loro intensità, ovvero al 9° livello, perché se per esempio porto red, il rosso, a 0, come vedete cambia già colore. Se porto il green a 0 rimane solo il blu, poi qui cambia, vedete. Ok, poi questa è la modalità statica. Poi c'è la seconda modalità, appunto la color wave, ovvero continua ad esserci un'onda di colori sulla tastiera. Qui sembra che non ci sia niente, ma non è così. Quando andremo a digitare ci sarà la modalità cross, come vedete si formerà una croce dove digitiamo. Poi anche qui c'è la modalità tasto unico, ovvero se andrà a illuminarsi solamente il tasto che andiamo a premere. La prossima è la modalità appunto di personalizzazione, in questo caso qui si illuminano solo un determinato set di tasti, principalmente quello che vediamo sono quelli utilizzati per esempio dai videogiocatori, poi però che potremo andare appunto a personalizzare. Questo invece è l'effetto stella, pian piano si attiva, come vedete, si illumina, c'è un'illuminazione un po' random. Questo è l'effetto caduta pioggia. Il prossimo appunto, questo invece è l'effetto del ciclo colori, ovvero continuerà a cambiare colore. Verde, prima c'era l'arancione, così via. Il lampeggiamento lento. Poi c'è questa invece è la modalità onda, ovvero dove premiamo si forma un'onda che va verso l'esterno. E l'ultimo attivo invece è la modalità Snake, in cui appunto diciamo la tastiera sarà disattivata, ma potremo usarla appunto per giocare a Snake sulla tastiera. Se vi state annoiando e non sapete cosa fare, vi fate una partitina a Snake. E poi se premiamo ancora una volta F4 torna alla modalità appunto iniziale, in cui non c'è appunto niente attivato.
Poi, quindi abbiamo detto, FNP-F4 cambia le varie modalità di illuminazione, F1, F2, F3 sono appunto red, green e blu, quindi cambia i colori, F5, F6, F7, F8 sono appunto il repeat rate, quindi cambierà appunto la velocità di ripetizione, F9 per disattivare appunto il tasto Windows, F10 per modalità LED, F11 e F12 registrare macro, cancellare macro, mentre i tasti appunto stamp, blocco e pausa quando registriamo macro sia singola macro, continua, infinita e così via, mentre i tasti qui sono i tasti per i profili appunto che andremo a registrare. Adesso andiamo a vedere un pochettino il software che ci permette anche di personalizzare la tastiera tramite appunto direttamente dal computer. Una breve recensione, visto che oramai è una settimana che la sto utilizzando, devo dire che la tastiera in sé è veramente uno spettacolo, lasciatemelo dire, probabilmente anche per il passaggio tra membrana e meccanica è veramente una qualità totalmente diversa. Anche il fatto appunto io ho scelto i CRMX Brown, che sono quelli più consigliati per un aspetto più che altro per videogiocatori, perché sono quelli che hanno un'ottima sensibilità a livello anche tattile e fanno meno rumore, quindi apprezzo moltissimo. I primi giorni è stato un po' traumatico, infatti spesso sbagliavo a digitare, però nell'arco di 2 giorni ci si fa l'abitudine. Unica pecca, non è proprio una pecca per così dire, il fatto che comunque rimane qualche ditata, ma questa è una cosa comune, ho letto a praticamente qualsiasi tastiera, quindi non fatevi spaventare da questa cosa perché devo dire che in sé questa tastiera è una delle top di gamma che ci possa essere semplicemente. Andiamo a sentire un attimino il suono appunto a livello del rumore. A caso, scrivendo a caso. Quindi il rumore è pochissimo rispetto appunto ovviamente ai CRMX più chiamati clicky, come per esempio il red o il blu, però ragazzi, che dire, è uno spettacolo, tanta roba, ve la consiglio davvero, ovviamente a un prezzo contenuto, è da poco uscita anche la nuova tastiera della Cooler Master che è, mi pare, la MK750, quindi magari questa scende di prezzo, io se la trovate fatevi l'acquisto, ve lo consiglio veramente.